Ciao segni del Sagittario, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere cosa vi accadrà nell'immediato futuro in amore durante il mese di marzo in amore e sul lavoro. Se sentite urlare, chiedo scusa in anticipo, ma c'è mia nipotina piccola come ospite, quindi è così. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate e se qualcosa si dovesse realizzare. Quindi andiamo a vedere subito nell'immediato futuro in amore. Allora, cosa accadrà al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore? Abbiamo un 5 di bastoni, la forza, il tentativo e la comunicazione. Allora, in questa carta del 5 di bastoni, di solito nel 5 di bastoni si vedono dei conflitti, però in questa carta non si vedono particolari conflitti, però si vede una persona che diciamo ha un po' l'aria da furbetta e che guarda altri elementi diciamo del gruppo, quindi potreste avere a che fare con qualcuno che in qualche modo vuole agire, vuole fare un qualcosa in amore nell'immediato futuro, in una situazione dove magari ci sono stati dei conflitti ehm, o delle dispute, insomma delle competizioni. Qua fanno vedere appunto che c'è qualcuno che fa un atto, diciamo, coraggioso e fa un tentativo nel comunicare con voi durante questo periodo, quindi nell'immediato futuro in amore. Andiamo a chiarire il 5 di bastoni. Allora, vediamo perché al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore accadrà il 5 di bastoni. Perché al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore accadrà il 5 di bastoni. Abbiamo il Re di Spade con il 7 di denari al rovescio e l'8 di denari. Allora, potreste aver avuto a che fare con un uomo di segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, o comunque un'energia maschile fredda, logica e razionale. Sembra essere qualcuno che o non ha voluto, diciamo, far crescere il rapporto e quindi adesso magari vuole fare un tentativo. Potrebbe essere qualcuno anche di nuovo, non per forza qualcuno che già conoscete, però se già lo conoscete vedo che questa persona non ha investito o non ha fatto crescere la situazione con voi. Ci potrebbero essere stati dei conflitti o una situazione di lotte o di insomma competizioni. Comunque sembra essere un'energia maschile fredda. Vediamo ancora perché al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore accadrà il 5 di bastoni. Perché al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore accadrà il 5 di bastoni. 7 di bastoni, cavaliere di coppe e giudizio. Quindi, allora, potreste essere voi ad avere le difese alte nei confronti di qualcuno. In effetti, in questa carta del 5 di bastoni si vede una sorta di, come se fossero tipo dei soldati dietro una recinzione a proteggere una situazione, no? Quindi, appunto, potreste avere le difese alte in una situazione. Potrebbe essere nei confronti di un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, una persona che si avvicina e fa un tentativo a livello emotivo per, diciamo, avvicinarsi a voi. Quindi questo è. Sicuramente potrebbe essere anche qualcuno del passato perché ho la carta del giudizio sul fondo. Ora vediamo un attimo le Dixit. Allora, ok, sì, in effetti qua fanno vedere che c'è qualcuno come se, diciamo, abbassasse e lascia l'arma, quindi qualcuno che magari si scusa, ok, vuole chiarire, vuole fare pace, vuole, insomma, avvicinarsi a voi, magari vuole comportarsi bene. È possibile anche che qui riusciate a catturare una preda, perché c'è la ragazza che pesca. Oppure che qualcuno fa un tentativo nei vostri confronti, come vedevamo nella carta del tentativo, perché vuole in qualche modo catturarvi, tra virgolette. Ehm, Ci potrebbero essere anche dei viaggi, degli spostamenti per alcuni di voi, avere a che fare con una persona che viaggia, si sposta o si muove in macchina o a cui piacciono per esempio i mezzi di trasporto, perché no? E poi abbiamo al mare ed è tempo di andare, quindi c'è una situazione in cui magari vi siete sentiti un po' persi e ci potrebbe essere stato un allontanamento oppure sentite il bisogno cioè sentite il bisogno di allontanarvi da una specifica situazione nell'immediato futuro per quanto riguarda l'amore.
Oppure queste carte potrebbero indicare che avrete a che fare con una persona con cui c'è stato già magari un allontanamento, ok? Ora andiamo a vedere per quanto riguarda marzo in amore. Allora, marzo in amore per il segno del Sagittario. Abbiamo un 5 di spade, poi abbiamo i sospiri, la prigionia e gli scambi. Ok. Ci potrebbe essere una situazione di dispetti, inganni o da parte vostra o da parte di qualcuno. In questa situazione qualcuno ci è rimasto male, del comportamento di qualcun altro, secondo me. C'è una situazione che potrebbe essere bloccata per quanto riguarda una situazione sentimentale per via appunto di un comportamento, diciamo, scorretto da parte di qualcuno. Andiamo subito a chiarirle. Vediamo. Perché c'è il 5 di spade per il segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore? Perché il 5 di spade per il segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore? Allora, abbiamo il re di bastoni, l'imperatrice al rovescio e il 6 di spade al rovescio. Allora, in questa situazione qualcuno è dispettoso nell'ambito di una situazione dove uno dei due fa ritorno. Cioè, mi spiego, se in particolare se siete uomini di segno di fuoco, quindi Ariete, Leone, Sagittario, vedo che potreste essere in un'energia passionale, però c'è un'energia femminile che non è aperta a nuovi inizi, non è in un'energia creativa. Se fate ritorno da questa energia femminile, se per caso si dovesse trattare di un ritorno, vedo che questa energia femminile potrebbe essere un po' dispettosa, un po' magari vendicativa, no? Se diciamo ci sono state delle problematiche. Vediamo ancora perché per il segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore accadrà il 5 di spade. Perché per il segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore accadrà il 5 di spade. Allora un attimo. Qui abbiamo il 9 di coppe in orizzontale, il re di denari e l'8 di coppe al rovescio. Quindi potrebbe trattarsi di una situazione di ritorno da parte di qualcuno, però ci sono dei comportamenti da parte di una persona che non lasciano pienamente soddisfatti. Cioè c'è un'insoddisfazione che ruota intorno a un comportamento scorretto da parte di qualcuno. Qui emergono gli uomini di segno di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Vediamo ancora perché per il segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore accadrà il 5 di spade. Per il segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore accadrà il 5 di spade. Fante di denari e mago, quindi potrebbe essere che abbiate a che fare con una persona manipolativa con la carta del mago. Eh, Questo potrebbe avere a che fare con le comunicazioni, quindi state attenti perché o da parte vostra o da parte di qualcun altro ci potrebbe essere questo tipo di comportamento. Qui emergono gli uomini di segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno. Vediamo le Dixit. Allora, abbiamo i calici di vino, il picnic e il diavoletto. Infatti, allora, vedo che ci potrebbero essere degli incontri, degli appuntamenti, vedo anche il tentativo da parte di qualcuno di salvare le cose, però vedo anche una persona che potrebbe essere un diavoletto, quindi comunque una tentazione, allo stesso tempo magari una persona tossica o comunque con una codipendenza. Abbiamo poi la carta di riparare e spingersi al limite, quindi sì, c'è una situazione in cui ci potrebbero essere dei ritorni in amore, in cui qualcuno cerca di riparare e magari fa questa azione, diciamo, rischiosa, però qualcun altro qua col 5 di spade potrebbe fare qualche dispetto, ecco. Quindi questo è come emerge. Ora vediamo per quanto riguarda il lavoro. Allora, il lavoro a marzo per il segno del Sagittario. Abbiamo un 10 di spade, il messaggio, la prova e la passione. Ok. Allora, il 10 di spade lo andiamo a chiarire perché potrebbe, sì, non è una carta positiva, magari voi in questo momento vi sentite pugnalate alle spalle a livello lavorativo, o magari è successo un qualcosa che vi ha fatto stare male o c'è stata una chiusura a livello lavorativo. Ad ogni modo vedo che c'è una notizia che vi arriva per quanto riguarda una prova, che può essere o una prova di lavoro o una prova in senso metaforico, no? Quindi dovete affrontare una situazione sostanzialmente e magari lo farete con passione. Con la carta della passione non posso escludere che ci siano anche
alcuni di voi che abbiano rapporti sentimentali all'interno del luogo di lavoro. Vediamo perché c'è il 10 di spade. Allora, perché c'è il 10 di spade per il segno del Sagittario durante il mese di marzo sul lavoro? Perché c'è il 10 di spade per il segno del Sagittario durante il mese di marzo sul lavoro? Allora, qui abbiamo il 5 di coppe, il 9 di spade, l'imperatrice al rovescio e il matto al rovescio. Allora, c'è una situazione che vi vede, allora sono più, penso, un dolore, diciamo, a livello mentale, quindi come se voi pensaste in negativo circa una situazione o avete paura che qualcuno possa pugnalarvi alle spalle sul lavoro. Quindi avete dei dubbi, delle paure, delle insicurezze che non ve la fanno vivere bene sostanzialmente. Vediamo ancora perché al segno del Sagittario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di spade, perché al segno del Sagittario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di spade. 5 di denari e papa al rovescio, sì. Vedo come se vi sentite in un'energia di miseria, come se vi mancasse qualcosa a livello lavorativo o vi sentite abbandonati, esclusi, magari dipende ovviamente dal contesto e da che tipo di lavoro fate. Però è come se una fiducia o un accordo venisse meno e questa cosa vi fa sentire pugnalati alle spalle sostanzialmente. Quindi questo mese sul lavoro diciamo che è un po' così. Vediamo ancora una volta perché per il segno del Sagittario sul lavoro durante il mese di marzo accade il 10 di spade. Perché per il segno del Sagittario sul lavoro durante il mese di marzo accade il 10 di spade. 8 di denari, 9 di bastoni al rovescio e l'eremita. Quindi è come se non vi volesse più impegnare in una situazione lavorativa, o forse alcuni di voi però non possono rifiutarla, ma allo stesso tempo c'è voglia di andarsene per la propria strada, cioè forse avete paura di aprirvi in una situazione lavorativa perché avete paura che magari qualcuno vi ferisca, insomma, alle spalle e allora preferite magari fare le cose per i cavoli vostri, perché vi sentite più al sicuro sostanzialmente. Quindi questo è. Allora, andiamo a vedere un attimo gli oracoli anche. Allora, abbiamo il bambino che dorme, cioè che è nel letto, che è fantastica, il lavoro e diciamo che questa potrebbe essere l'azienda. Allora, sì, vedo che ci sono delle situazioni su cui voi magari fantasticate, quindi dei pensieri che avete. Vedo che comunque nonostante ciò, cioè il lavoro non vi manca, nel senso nonostante ci sia questo 10 di spade, comunque vedo che una situazione lavorativa c'è, non è che vi manca, ok? È possibile anche che per chi lo sta cercando si informa o partecipa a colloqui o va in un'azienda particolare che magari gli offre un lavoro e così via, così come se siete indipendenti possiate offrirlo voi a qualcuno. Vi vedo comunque appunto andare al lavoro, cioè non è che non andate, però in qualche modo vedo anche che ci sono delle paure che avete. Questa cosa la vedo anche in questa carta, ci sono comunque delle paure che avete per quanto riguarda il lavoro, come se ci fosse qualcuno di superiore che in qualche modo vi spaventa, diciamo così. Abbiamo poi il tempo di un sonnellino e respirare, quindi avete forse bisogno di riposo per quanto riguarda il lavoro e di prendervi una pausa. In effetti con un 10 di spade ci sta, perché probabilmente avete bisogno un attimo di calmarvi e riprendere fiato, ecco. Sì, per alcuni di voi questo 10 di spade potrebbe essere anche semplicemente stanchezza. Ora andiamo a vedere con l'oracolo delle notifiche. Allora, vediamo per il segno del Sagittario. Scusate per il cane, ma eh, allora, vediamo cosa accadrà al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore. Cosa accadrà al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore? Allora, no, al rovescio. Cosa accadrà al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore?
cosa accadrà al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore? Tutto al rovescio, no. Cosa accadrà al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore? Segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore. Al rovescio. Cosa accadrà al segno del Sagittario nell'immediato futuro in amore? Sagittario nell'immediato futuro in amore, un attimo, includa a terra la carta. Allora, ti ho sognato questa notte, voglio dirti tutta la verità. Quindi nell'immediato futuro, ok, sogni perché potreste sognare una persona specifica in amore oppure qualcuno vi sognerà. Potrebbe essere già stanotte, anche perché c'è la luna piena, quindi andiamo a vedere il mese di marzo. Cosa accadrà al segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore? Al segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore. Un attimo. Allora, ok, cosa accadrà al segno del Sagittario durante il mese di marzo in amore? Sagittario durante il mese di marzo in amore. Allora, questo è il rovescio. Abbiamo, sembra che stia parlando con un muro. Scusa, ma non dovevo sparire così sul fondo. Quindi vedevamo quel 5 di spade prima. Qualcuno non si sente capito o ascoltato. Quindi o voi o una persona con cui avrete a che fare. Cosa accadrà al segno del Sagittario sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno del Sagittario sul lavoro durante il mese di marzo? Un attimo. Cosa accadrà al segno del Sagittario sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno del Sagittario sul lavoro? Allora, non ho voglia di parlare ora e ti credevo migliore di così, ma hai dei comportamenti che sono tossici. Quindi, come vedevamo prima, c'era quel 10 di spade, quindi ci potrebbero essere persone che sono tossiche o che considerate tossiche, quindi in qualche modo vi chiudete. Non ho voglia di parlare ora. Se non siete voi, potrebbe essere anche una persona con cui avete a che fare che è in questo tipo di energia nei vostri confronti o nei confronti della situazione lavorativa che ha in comune con voi e che magari considera essere tossica. Quindi questo è come emerge. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare. Vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!